Cos'è la legge d'attrazione? Salve a tutti. La nostra mente è estremamente complessa e favolosa. Ieri sera, come mio solito, prima di andare a dormire, ho verificato se ci fossero nuovi messaggi. Un utente, sotto un mio video, ha commentato una cosa veramente saggia, chiedendomi se potevo spiegare cosa fosse la legge d'attrazione. Ragionandoci un secondo, effettivamente, nei miei numerosi video sull'argomento ne spiego il funzionamento e le varie testimonianze che hanno permesso a me o ai miei conoscenti di attrarre determinate cose o situazioni. Nei miei video parto dal presupposto che voi sappiate già cos'è la legge d'attrazione. Dopo aver risposto al commento, ho spento tutto e mi sono messo a dormire. Stamattina, alle 5 in punto, il mio cervello mi ha svegliato, dandomi magicamente la risposta al quesito della sera prima. Grazie cervello. Una delle favolose funzioni della mente è proprio questa. Se fate una domanda, il vostro cervello lavorerà ininterrottamente per trovare la risposta e appena questa sarà a disposizione darà un segno tangibile al corpo per avvertirci del risultato, più o meno come farebbe un bibliotecario che ci telefona per avvertirci che il nostro libro è arrivato in sede. Il mio bibliotecario interno purtroppo ha deciso di chiamare alle 5 del mattino. Cos'è la legge d'attrazione? Vista la complessità della materia, ho deciso di pubblicare 2 video separati. Iniziamo da un approccio scientifico. Visto che l'essere umano per eccellenza non crede a ciò che non vede, ha la necessità di spiegare tutto con la scienza. Nei secoli scorsi, tutto ciò che non era scienza era considerato magia, creando non pochi problemi a tutte quelle persone che non riuscivano a spiegare scientificamente i fenomeni che accadevano intorno a loro. Fortunatamente negli anni la scienza ha iniziato a spiegare anche tanti fenomeni reputati prima magia, scoprendo così di averne secoli bruciato sul rogo tante persone oneste e rispettabili. Non essendo uno scienziato, mi affiderò ai vari studi effettuati da tutti i vari innumerevoli fisici che si sono susseguiti dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Per fare una semplice spiegazione su cos'è la legge di attrazione in termini di scienza, mi devo affidare al campo della fisica quantistica, conosciuta storicamente come meccanica quantistica. In pratica, fino ai primi del Novecento, si pensava che l'atomo fosse la più piccola particella esistente nell'universo. Poi, qualche genio ha deciso di dividere l'atomo e ha scoperto che si poteva anche fare. L'energia nucleare si basa appunto su questo principio, dividere l'atomo. Dalla divisione dell'atomo la scienza ha dovuto evolvere le proprie convinzioni e le proprie teorie. E qui ha preso campo la fisica dei quanti. In pratica la fisica quantistica spiega che tutto ciò che possiamo vedere, toccare, addirittura noi stessi, è fatto di quanti e i quanti appunto sono energia. In pratica siamo fatti di energia e l'energia vibra ed è tutta in connessione. Tutto è connesso con tutto. Gli scienziati hanno dimostrato che la materia osservata cambia in base all'osservatore. 10 persone guardano la stessa particella e 10 persone vedranno cose differenti. Infatti la fisica quantistica viene anche chiamata fisica delle possibilità. Possibilità di modifiche infinite per infiniti osservatori. In pratica, ogni persona, in teoria, potrebbe cambiare la realtà che lo circonda. L'uomo non crea e compie miracoli perché inconsciamente non ci crede. A questo punto, capito che tutto è energia e l'energia vibra, c'è una legge fisica che si chiama legge di risonanza. Se per esempio c'è un oggetto che vibra con una determinata frequenza e in zona troveremo un oggetto potenzialmente identico, questo entrerà in risonanza. Se volete potete anche provare, facendo un piccolo esperimento e spendendo anche pochi euro, comprando 2 diapason professionali. Se li mettete vicini e ne attivate uno, l'altro per risonanza inizierà a vibrare anche senza essere toccato. Altri studi scientifici hanno dimostrato anche che la mente umana reagisce nella stessa identica maniera, sia che una persona veda con gli occhi un determinato oggetto, sia che si immagini solamente quello stesso oggetto, creando mentalmente le stesse identiche onde cerebrali.
Quindi gli scienziati hanno capito che la mente non riconosce cosa è realmente vero e cosa è solamente nell'immaginazione dentro ognuno di noi. In pratica, mettendo insieme tutte queste nozioni scientifiche, visto che tutto è energia, che vibrazioni uguali entrano in risonanza e che la mente può immaginare la sua specifica realtà, visto anche che l'osservatore modifica la materia, può modificare a proprio piacimento la realtà circostante. In pratica, la fisica quantistica dimostra, in parole povere, che la coscienza può interferire con la materia. Alla luce di questi fatti, sarebbe più corretto chiamare la legge di attrazione legge di risonanza, visto che attrarremo quello che vibra alla stessa nostra frequenza. Questa è la teoria scientifica che dimostra infatti come la legge di attrazione avviene nella vita quotidiana di tutti. I nostri pensieri, in ogni momento della vita, generano immagini. E ricordatevi che l'immaginazione, per la mente, è la stessa cosa della realtà. Questa realtà appena immaginata crea eventi sincronici che avvicineranno in maniera più probabile quello che è stato pensato. Questa è l'immagine scientifica della legge d'attrazione o legge di risonanza. Nel prossimo video dirò cos'è per me la legge d'attrazione e qual è l'idea che mi ha fatto alzare stamattina alle 5. A presto e buona attrazione a tutti.